Quanto vale? Quanto pesa sulla bilancia un gol così? Un gol come quello di Anghissà nei minuti finali, quando la partita sembrava scivolare verso il pareggio, eppure proprio nei minuti di recupero è proprio lì che il Napoli ha creato le occasioni più pericolose, addirittura tre, forse tre occasioni così pericolose come ha creato nei minuti di recupero non l'aveva creato per tutta la gara, ma non la trovo una casualità. Il Napoli mantiene il fuoco dentro, eh. È questa la differenza nell'aver confermato Conte. Perché nell'anno successivo, con un'altra guida tecnica, ti puoi sentire abbuffato. No, ma un solo scudetto, no, e ti puoi sentire abbuffato. Con Conte questo non accade. Trovo dei difetti anche nella gestione dello stesso Conte, vedo e continua, per quanto mi riguarda, sempre opinione personale, a vedere dei cambi come quello di Lang che puoi fare prima, poi ovvio, noi, almeno io nella fattispecie, non conosco le condizioni del giocatore, però è sempre un po' tardivo, no? Un allenatore, lo ricordo all'Inter, no? Dal 75esimo in poi con i cambi, e questo non lo condivido. Però le sue squadre, ragazzi miei, hanno il fuoco dentro. Ce l'hanno il fuoco dentro. Questo ti permette di vincere partite come quella di oggi. E punti che fa oggi il Napoli valgono quasi doppio, mi verrebbe da dire. Soprattutto adesso davvero che c'è fatica nelle squadre, no? Sono in rodaggio. L'abbiamo visto in tutte le gare di oggi, praticamente la stessa Roma, di cui poi nella seconda parte parleremo. Difficoltà anche importanti della squadra giallorossa, però tieni la barra dritta e poi quando aumenti la qualità, come ha fatto con l'ingresso di Bala, switch, switch. Parliamo, signori miei, parliamo di queste due partite qua, assolutamente sì. Vi invito ovviamente a spolliciare per saziare la fame e l'appetito dell'algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito dei prossimi contenuti, poi visto che ci sarà pausa nazionale, facciamo anche un recappone dove parliamo anche delle partite un po' di oggi dell'Atalanta, dello stesso Como che ha perso col Bologna, di Italiano. Perdonatemi se non sono riuscito oggi a portarvi il contenuto, ma ci sarà un modo di discuterne, no? Di queste squadre, di questi risultati, di un Atalanta che vedevo anche oggi un po' così così, anche se ribadiamolo ancora una volta, siamo alle prime due partite di campionato, quindi piano con i giudizi e le sentenze. Quindi, se volete, come al solito, ribadisco, scampanellate, mi trovate su tutte le varie piattaforme social, le trovate tutto in descrizione. Grazie, grazie, grazie. Allora, il Napoli, andiamo al Napoli. Napoli che sì, un po' robotico, no? Nella manovra, nel gioco contro una squadra comunque messa bene in campo da Pisana, anzi, al netto del risultato della sconfitta finale, un plauso va a Cagliari comunque lo vedo equilibrato, lo vedo tosto, anche la scelta poi nel secondo tempo di buttare dentro lo Vumbo, una squadra che con la stessa Fiorentina ha portato un pareggio a casa. Me l'aspettavo peggio il Cagliari, almeno in queste battute iniziali. Invece è una squadra che abbiamo visto ti devi impegnare per fargli male. E il Napoli si è impegnato, il Napoli soprattutto nella fase finale si è impegnato. Ci sono giocatori di stazza che secondo me hanno proprio bisogno di tempo proprio per una questione muscolare. Se penso allo stesso Lucca che sembra veramente impacciato, poi il discorso Lucca è abbastanza ampio, un attaccante che secondo me ha bisogno anche ancora di entrare, di essere lavorato anche sotto l'aspetto tecnico e tutto il resto, ma lo vedo proprio un giocatore che ha bisogno di tempo. Ma se vogliamo lo stesso McTominay, che poi è sempre il giocatore più pericoloso, ma oggi 30 agosto quanti di questi giocatori, anzi chi può essere, no, a livello? Credo nessuno, no? No, è normale. E Napoli ha fatto la sua partita, solido ovviamente dietro, praticamente non hanno concesso nulla.
Però un po' lento nella manovra, nelle giocate, un po' troppo prevedibile, ripeto, poi c'è, bisogna dirlo, ancora forse un po', no, con l'assenza di Lukaku infortunato, quindi Hojlund che arriverà, ha dovuto mettere come si chiama? Ambrosino, come si chiama il ragazzo lì davanti? E Neres infortunato, e io però ritorno al discorso di Lang, che appena entrato ha avuto una palla gol praticamente, no? Creando quell'aggressività, quell'aggressione che aveva messo in difficoltà il Cagliari. Sì, se c'è un'accusa che ho sempre mosso a Conte è proprio questa, no? Quella del eh, trovare delle soluzioni, delle alternative tempestive, no? Di mettere un rammendo. E, e poi in realtà a conti fatti, se vai a vedere, Buongiorno che mette la palla in mezzo, che è entrata al posto di Juan Jesus, quindi un giocatore che è subentrato. E, però, tolti questi dettagli, ripeto, quello che è rilevante nel Napoli di Conte, che come abbiamo detto deve sicuramente ingranare, è che questi hanno fame. Questi hanno fame. Se non ce l'hai quella fame in queste partite, poi alla fine il gol non arriva. E attenzione, il gol poteva anche non arrivare, però nei minuti di recupero il Napoli ha creato tre occasioni da gol. Il gol fatto, le due occasioni di McTominay, forse ne dimentico anche qualcun'altra, no? Cioè, non è un caso che nei minuti di recupero tu hai costruito tre palle gol. Cioè, segnale che questa partita la vuoi vincere. Non ti rassegna al pari, nonostante la partita sembrava, ribadisco, no? Che avesse questo finale già deciso. Non ti rassegni, non ti rassegni. La squadra vuole vincere. E questo è il segnale più importante per il Napoli. Poi arriverà anche la gamba più leggera, arriveranno le prestazioni secondo me migliori, perché Napoli può e deve assolutamente fare meglio di oggi, nonostante, ribadisco, oggi alla fine non ha concesso praticamente niente, e l'occasione, il gol lo poteva trovare anche nel primo tempo, sempre con il solito McTominay o con qualche tiro di De Bruyne. Io ancora una volta sottolineerei Politano. Parecchi ogni volta ridono quando dico che Politano, ragazzi, lo sottovalutiamo. Ha messo quel dribbling e palla d'esterno, ragazzi, me è clamoroso, ripeto, nei minuti finali. Ehm, Però ribadisco, se Napoli riesce a fare il punteggio pieno oggi, nelle difficoltà, crescendo, e ripeto, cioè, pigio forte su questo, premo forte su sto tasto qua, non rassegnandosi a quello che sembrava l'inevitabile, il pareggio. Questo è stato il punto di forza del Napoli di oggi. Fatemi parlare anche della Roma. Si sono viste delle difficoltà importanti per la Roma nel primo tempo, assolutamente, pronti via, 15 minuti se non sbaglio, due palle gol per Steve Meister. No, lo raggiungo io Steve, no, non si chiama Steve. Meister, che ha avuto veramente due palle gol importanti, la prima addirittura grande parata Svillar, ancora una volta portiere clamoroso, e poi ha avuto un altro tiro in croce esternino, che non ha centrato la porta, ma Pisa, come abbiamo visto contro l'Atalanta, un primo tempo praticamente perfetto, esemplare. Forse tutto il resto me lo potevo anche aspettare, ma vedere le due neopromosse come Pisa e Cremonese comunque così sul pezzo, vi dico anche no, questo proprio non me l'aspettavo, perché comunque il Pisa tra la prima con l'Atalanta e oggi ha mostrato di essere una squadra che ci può stare benissimo in Serie A, e non pensavamo, credo. Poi, ovvio, ancora anche per il Pisa, come abbiamo visto negli anni passati per Frosinone o altre squadre, bisogna poi vedere nella durata del campionato come si evolvono le cose. Però anche oggi ho visto un Pisa incredibile, ma
anche questa volta una Roma che poi quando alza i giri del motore, quando aumenta la qualità, ragazzi miei, può far male, può far male. E io questa cosa voglio dirla, oggi sulle fa praticamente due gol, uno annullato giustamente perché nell'immediatezza sappiamo che non può toccarla con la mano, ma la partita cambia quando entra Dybala e quando appunto i terminali offensivi, i sottopunta, chiamiamoli come ci pare, i tre quarti, sono Dybala e Sule alla faccia di tutti quelli che dicono no, non possono giocare insieme. Queste sono delle boiate, ma proprio boiate, no, Dybala è io sta roba la dirò fino alla nausea, no, Dybala è un problema perché è oscuro Sule, ma delle cavolate, ma proprio io non lo so perché bisogna dirle ste robe, chi ci trova gusto nel farlo. Io sono matto, sono matto. Cioè, se parlassimo del Real Madrid, io posso anche darvi ragione. Se parliamo del Real Madrid, dove tu c'hai 50.000 attaccanti, uno più forte dell'altro, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, adesso c'è Marcantonio là, come si chiama, e compagnia cantante, e tu devi trovare il modo di fare coesistere tutta sta gente qua. Allora, tu dici, forse troppi galle, avete ragione, bisogna poi trovare l'equilibrio. Ma se mi dite come Dybala e Solé non possono giocare insieme perché si calpestano, perché sono due giocatori simili, hanno la stessa mattonella preferita, ragazzi, quando c'è uno capace, sa come farli giocare insieme. E oggi abbiamo visto ancora una volta Gasperini quanto sia bravo perché mantiene Sule nella posizione di destra, mette Dybala a sinistra e Dybala fa comunque le fiamme, perché Dybala oggi è un attaccante completo, ragazzi. Dybala se sta bene, Dybala, ma ancora stiamo a discutere di Dybala, cioè Dybala può fare quello che vuole in campo se sta bene, e non ce n'è, ragazzi miei. Entra e infatti la partita cambia e la Roma segna e vince la partita. Poche storie, poche chiacchiere, ragazzi, poche chiacchiere. E da registrare il lavoro anche di pulizia di Ferguson nel gol appunto di Sule, bellissimo. E Sule lì deve giocare e Dybala deve giocare dove ha giocato oggi, punto. Quando starà bene che avrà più minutaggio nelle gambe di Dybala, possono giocare insieme. E Dybala, Sule, Ferguson è un trio d'attacco veramente forte, veramente di livello. E perché farà bene? Farà bene perché c'è uno che finalmente sa come farli giocare insieme, appunto, poche chiacchiere, poche storie. La faccia stiamo qui a dire no, non possono giocare insieme. Se non sei capace non puoi metterli insieme, se non sei capace certo. Di che parliamo ragazzi? Ma per favore, ma per favore. Poi certo, dipenderà dalle partite, dipenderà da tante situazioni, ma quando serve aumentare la qualità, devi mettere insieme. Punto, stop. E la Roma anche oggi è cresciuta nella gara, è cresciuta, questo è un buon segnale. Ribadisco, Gasperini ha anche bisogno di tempo. Quindi io forse sono sorpreso in positivo perché comunque nonostante le difficoltà, nonostante tutto non mi aspettavo una Roma che le prime due comunque uscisse con un punteggio pieno, con delle soluzioni. Ancora una volta Wesley secondo me è benino. Certo, devono crescere i giocatori quando poi durante la partita cresce Koné, l'avete visto il Costa nel finale, cioè, deve trovare no, l'equilibrio perfetto dietro, c'è bisogno di un po' di tempo, ma già la Roma, già benino. E poi Gasp, anche Gasp, no? A proposito di allenatori che ti mantengono, e vale anche per la Roma, accrescono il fuoco che hai dentro. Ci sono allenatori che accrescono il fuoco che hai dentro. Io vorrei sapere anche Gasp cosa gli ha detto all'intervallo, perché poi nel secondo tempo la Roma ha spinto forte per davvero. Gli allenatori fanno la differenza, ragazzi. Poche chiacchiere e poche storie. Ovvio, devono avere il materiale, è normale, ma gli allenatori ti tirano qualcosa in più. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le card, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio.
Donetsk.